I sogni, un argomento profondamente affascinante di cui l'uomo, nel corso della sua storia, ha cercato di parlarne e dargli dei significati in vari modi, partendo dagli studi di Freud fino ad arrivare a opere audiovisive come il caso del film Inception, un mondo onirico pieno di possibilità e pericoli. Ed è proprio qui che il gioco di oggi fa la sua entrata in scena. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo episodio di Demonica, la rubrica dove vi parlo di videogiochi che devono ancora uscire, tramite demo, beta o preview dei suddetti. L'episodio di oggi sarà incentrato su Shape of Dreams, titolo indie sviluppato da Lizard Smoothie e pubblicato da Niawitz. Già, gli stessi di Lies of P, i quali ringrazio per avermi fornito una key per realizzare questo video. Senza indugio, direi di lanciarci in questa avventura da sogno. Come sempre dopo la sigla. Shape of Dreams ha una premessa molto particolare ed interessante. Esso, difatti, si presenta come un action roguelite con elementi hack and slash e MOBA. Dovrete scegliere uno dei 5 personaggi disponibili in questa demo ed avventurarvi nelle rapide, delle faglie interdimensionali che vi permetteranno di accedere al mondo dei sogni con un grande opla. Devo dire che sia un mix molto interessante che ha catturato la mia attenzione. Nel suo piccolo cerca di modificare le carte in tavola, innovare e fornirci un'esperienza roguelite diversa dal solito, cosa che secondo me è riuscita a fare molto bene, ma vedremo meglio il perché andando avanti con il video. Il concept di trama è molto semplice. Il mondo è caduto in disgrazia a causa di una forza oscura. Per questo motivo 8 persone entrano nelle rapide per poter trovare il modo di plasmare il loro mondo per ottenere ciò che più desiderano. Non saranno soli però, perché molti altri prima di loro si sono avventurati nei sogni, ma mai nessuno è riuscito a tornare indietro o a plasmarli sotto il loro volere. Tranne uno, il primo sognatore e padrone dei sogni, Primus, il nostro antagonista principale. Nel corso del gioco troveremo molti segni lasciati da questi avventurieri, che essi siano echi del passato, incubi, odio, eccetera. Seppur il concept di trama sia molto semplice e, nella prima parte, ampiamente rodato, devo dire che io ami l'idea dietro alla trama. Essendo molto legato al tema dei sogni e soprattutto a Freud, ho sentito molto quei richiami ai suoi scritti e studi e non posso che esserne felice. Il tema dei sogni è qualcosa di profondamente complesso e affascinante e raramente lo vedo affrontato, soprattutto in modo profondo ed approfondito. Qui vanno i miei primi complimenti al team di sviluppo perché siete riusciti a raccontare qualcosa di complesso nel modo giusto, senza essere troppo impegnativo ma neanche banale. E poi lo avete associato a un altro tema a me molto vicino, ma quello lo vediamo dopo. Come anticipato prima, i protagonisti di questo Shape of Dreams saranno 8 in totale, al momento del lancio, ma in questa demo ne erano presenti solo 5, ed essi sono la Seta, il cecchino lucertola, Mist, la donna cavaliere munita di stiletto, Yubar, il mago mezzodio a cui piacciono molto i raid, Vesper, il cavaliere dedito al dio del sole munito di un martello pericolosamente gigante, ed infine Aurina, di cui purtroppo non ho molto da dire perché non sono riuscito a sbloccarla prima della scrittura di questo video. Ognuno di essi ha un background differente ed un motivo ben specifico del perché si avventuri nelle rapide, ma ve ne parlerò più approfonditamente in un possibile futuro episodio di Repills, quando il gioco sarà disponibile nella sua versione completa. Nonostante il numero di personaggi disponibile possa sembrare contenuto, devo dire che abbia fatto davvero fatica a scegliere con chi giocare, perché tutti mi piacciono parecchio. Dovendo per forza fare una scelta, alla fine i miei main sono diventati la Seta e Yubar. Uno perché ha un cecchino e per la sua backstory molto toccante, ed il secondo perché è un mago e... sì, lo ammetto, perché è veramente figo. E cosa dire del gameplay? In realtà c'è molto da dire. Come anticipato prima, Shape of Dreams racchiude in sé l'action roguelite ed elementi MOBA e hack and slash. Ma esattamente come sono gestiti? Ciò che posso dirvi è che la base è quella di un roguelite, quindi avremo mappe procedurali, anche se non totalmente, con la possibilità di potenziare il nostro personaggio, scoprire nuovi item ed in generale una progressione più lenta, poiché è influenzata dall'effettivo gameplay loop del genere, ovvero il ripartire da zero ma con sempre qualcosina in più. Pensate a The Binding of Isaac per avere un'idea più chiara.
A questo vanno incastrati gli elementi MOBA e hack and slash. Nel primo caso ciò si traduce in un sistema di lancio di abilità e potenziamento di esse molto vicino a giochi come Dota 2 e League of Legends, capisaldi del genere. Le abilità infatti avranno dei cooldown o tempi di attesa tra l'uso di un'abilità e l'altra, ed essi potranno essere ridotti mediante strumenti secondari trovabili nel gioco. Oltre a ciò potrete anche aumentarne il danno, aggiungere effetti passivi, elementali o magici, eccetera. In sintesi, dal MOBA prende una parte dell'esecuzione del gameplay e l'aspetto puramente strategico. Questo perché potrete costruirvi delle effettive build per i vari personaggi, e gli sviluppatori fanno un altro step in avanti perché sfidano il concetto di meta, fornendo una quantità di item tali da far sì che non ci siano build talmente OP da essere sfruttate fino allo sfinimento. Questa per me è una fortissima nota di pregio, perché detesto con tutto me stesso il concetto di meta nei videogiochi, e in questo Shape of Dreams ogni item o abilità trovata conta. Gli sviluppatori sono riusciti a prendere una grossa fetta dei MOBA, ma facendola combaciare perfettamente con il roguelite, cosa non affatto da poco. Tutto questo va a concludersi con gli elementi hack and slash che, molto semplicemente, si traducono in meccaniche più action ed in generale movimentate, come la schivata multipla ed in generale sequenze di combattimento molto accese dove dovrete prestare molta attenzione a cosa accade, perché un errore di troppo potrebbe essere fatale. Un pacing o ritmo molto movimentato, ma che non mi ha portato mai a sentirmi confuso o spaesato. Questo grazie anche ad un buon bilanciamento di effetti particellari ed in generale effetti grafici a schermo. E dopo questa importante prima infornata direi di passare ad altre meccaniche presenti nel gioco, ricordandovi però che non saranno tutte quelle presenti nel gioco completo, e per questo potremmo avere delle sorprese in futuro. Detto ciò, tuffiamoci a menadito. Prima vi parlai di come i precedenti sognatori lasciano delle tracce all'interno delle rapide. Esse saranno di tipo visivo, ma anche solido. All'interno delle nostre partite, difatti, troveremo quelli che si chiamano residui di memoria, frammenti di memoria di precedenti avventurieri dei sogni. Essi saranno a forma di pilastro e saranno di vario tipo. I residui di memoria conterranno i ricordi, frammenti di esperienze intense del passato, ovvero le nostre abilità. Potremo portarne un massimo di 3, più la passiva del personaggio scelto, e potranno essere sia potenziati che scambiati. In caso non ci servisse più un ricordo, potremmo inoltre distruggerlo per guadagnare della polvere di sogno, valuta necessaria per potenziare i ricordi e le essenze durante la nostra partita. Ciò sarà possibile farlo tramite i pozzi del sogno, trovabili esplorando le varie mappe. I residui concettuali conterranno invece le essenze, frammenti di ricordi concettuali sotto forma di piccole pietre o gemme preziose, le quali fungeranno da potenziamento equipaggiabile dei ricordi. Ogni ricordo porterà con sé 3 slot dove poterci allocare un'essenza. Se già prima avevamo compreso una certa predisposizione alla strategia, le essenze creano un ulteriore layer perché esse potranno entrare in sinergia tra di loro, aumentando i buff forniti alle statistiche e, di fatto, rendendoci più forti. I residui di memoria guida invece sono delle piccole stazioni di recupero vita. Pagando la somma di oro indicata su di esse potremmo difatti curarci. Non sarà l'unica fonte di recupero vita, ma quella più sicura, sì. Dopo aver visto attentamente la parte dei residui di memoria e tutto ciò che gli ruota attorno, direi di passare direttamente al secondo elemento a me molto vicino, citato anch'esso precedentemente, ovvero il sistema stellare. Le mappe infatti saranno gestite come una costellazione e per questo motivo non andremo mai da un punto A ad un punto B in linea retta, ma potremo prendere vie alternative, aggirare luoghi pericolosi, ritornare in aree precedentemente visitate, eccetera. Anche questo rappresenta un ulteriore layer alla strategia, perché man mano che scopriamo le varie zone del piano potremo imbatterci in diversi eventi, come il trovare pozzi del sogno, residui di memoria guida ed altri più specifici, ovvero i seguenti. Luoghi in cui il personaggio percepisce dell'odio provato da qualcuno. Qui dovremo affrontare dei nemici potenziati dall'odio e resi corrotti. Una volta sconfitti ci verrà data una sfera d'odio, la quale ci darà la possibilità di aumentare le ricompense ma acquisendo una maledizione. Saranno presenti 3 livelli di potenza. Apatia. Niente maledizioni, ma si ottiene una piccola ricompensa. Odio lieve. Si ottiene una maledizione casuale con una ricompensa. Odio violento. Si ottiene una maledizione violenta casuale e allo stesso tempo una ricompensa maggiore. Luoghi in cui è presente una presenza sinistra. Qui i nemici saranno più grandi e forti. Inoltre, al termine dell'ondata spawnerà un mini boss da affrontare. Una volta sconfitto rilascerà una sfera di caos, elemento che ci permette di aumentare permanentemente le nostre statistiche base, ovvero il danno, la potenza delle magie, la celerità,
ovvero i cooldown generali dei ricordi, la vita massima, eccetera. E altri ancora che non vi svelo, dovrete vederli voi stessi. Ma i pericoli non finiscono qui. Oltre a tutto quello che abbiamo visto, ci saranno anche dei nemici molto potenti che ci daranno la caccia: i cacciatori. Essi sono incubi oscuri e corrotti creati da Primus tramite la manipolazione del sogno. Una volta approdati in un nuovo livello, potremo osservare dove inizieranno la loro caccia. Ogni volta che ci sposteremo all'interno delle zone, anch'essi lo faranno, conquistando le zone visitate e non. Qui ci vengono fornite due tipologie di scelta: scappare e raggiungere più velocemente possibile il boss, o rischiare e continuare ad esplorare, avendo la possibilità di affrontarli a tu per tu. Se doveste decidere di combatterli, essi avranno diversi livelli di pericolosità, scalati numericamente. Più alto è il numero, più forti e resistenti saranno i cacciatori che vi inseguiranno. Una classica situazione da high risks, high rewards. L'ultimo elemento legato alle meccaniche di gameplay di cui vorrei parlarvi è la polvere di stelle. Essa sarà recuperabile ogni volta che sconfiggeremo un boss di fine livello e tramite altre fonti, come eventi casuali specifici o nemici poderosi sconfitti. Esse saranno necessarie per acquistare i potenziamenti permanenti dei personaggi, racchiuse nel sistema di costellazione. Ogni volta che saremo nella lobby di attesa, infatti, potremo potenziare il nostro personaggio scelto tramite i seguenti rami: vita, immaginazione e distruzione, comuni a tutti i personaggi, ed infine un ramo specifico per ogni personaggio. Qui devo fare un ulteriore plagio agli sviluppatori. Ammetto che il genere roguelite non sia tra i miei preferiti e per questo non lo bazzico moltissimo, ma quando ci sono titoli come questo è mio piacere essere smentito e portato ad approfondire. Esattamente come accade per Disaster Blaster di Jarsic Games, anche qui sono rimasto più che piacevolmente colpito dalla profondità del gameplay e dalle meccaniche studiate. Avere la possibilità di plasmare le mie partite tramite una strategia così capillare mi ha catturato completamente e per questo ho potuto vedere chiaramente l'intenzione degli sviluppatori di creare qualcosa di diverso e innovativo per un genere già ampiamente rodato. Quindi sì, tanti complimenti agli sviluppatori di Lizard Smoothie. Prima di passare alle conclusioni vorrei lasciare un paio di feedback, come da tradizione. Il primo è legato ad un piccolo glitch grafico nella schermata di selezione del personaggio. Come state vedendo a schermo, comparirà questo piccolo quadratino che va a coprire parte delle scritte. Nulla di importantissimo, ma un piccolo quality of life improvement che mi sentivo di segnalare. Il secondo invece è legato alla ricarica della schivata. Ogni personaggio avrà una o più cariche da poter utilizzare ed ovviamente un cooldown interno, visibile a schermo tramite l'apposita barra sotto il personaggio. Il mio suggerimento è quello di diminuirne leggermente il cooldown base. Ciò andrebbe a lenire eventuali situazioni in cui non si è trovata un'essenza o un altro elemento che ne diminuisca i cooldown, e sia in un combattimento molto concitato, come contro un boss di fine livello. Diminuire leggermente il cooldown base della nostra schivata ci permetterebbe di poter avere una piccola chance in più di schivare un colpo e sopravvivere un po' di più. Anche in questo caso esso si tratta fondamentalmente di un quality of life improvement, poiché ho compreso l'idea degli sviluppatori di farci essere più strategici nel suo utilizzo e dare priorità al positioning, strizzando l'occhiolino anche ai MOBA. Però sento che questa modifica possa aiutare noi giocatori ad avere un margine di errore un pochino più ampio, un qualcosa che non compromette l'idea base degli sviluppatori. Questi sono i feedback che avevo da lasciare. Se uno degli sviluppatori stesse vedendo questo video, spero possano tornarvi utili. E quindi non mi resta altro da fare se non arrivare alle conclusioni di questo video. Nonostante questa non sia la versione completa, questo primo viaggio nei sogni mi ha più che piacevolmente colpito, partendo da un gameplay ben strutturato, bilanciato e soprattutto vario. Ho pienamente percepito la volontà degli sviluppatori di proporre qualcosa di diverso e innovativo e posso felicemente dire che siano sulla buonissima strada per riuscirci davvero. Per questo motivo va dritto dritto nella mia Hall of Fame dei roguelite insieme a The Binding of Isaac, Disaster Blaster, Red e Neon Abyss. Menzione onorevole va assolutamente al tema del gioco e alla sua narrativa. Non è facile unire il mondo dei sogni con le stelle ed in generale lo spazio. E nonostante ci siano ancora molti tasselli che mancano, quello che ho potuto vedere in questa demo mi ha parecchio entusiasmato. Sono due dei temi a cui sono molto legato e per questo apprezzo moltissimo questa interpretazione fantasiosa e ricca di fascino. Più che ottima anche la caratterizzazione dei personaggi, sia esteticamente che nelle loro storie. Di tutti, quello a cui mi sono affezionato di più è sicuramente la Seta, poiché è colui che ha il background più triste e realistico rispetto agli altri personaggi disponibili. Nulla ovviamente a togliere agli altri, anche loro hanno motivazioni molto interessanti e che possono aprire a interpretazioni di diramazioni di trama più profonde. Inutile dire che sia molto curioso di sapere di più di questo universo narrativo e dei suoi abitanti.
Spero anche che nella versione completa sarà presente una sorta di bestiario. Mi piacerebbe molto sapere da dove nascono i nemici come i boss di fine livello e cosa rappresentino nel sogno. C'è molto materiale da poter mettere in campo, come ad esempio anche un possibile confronto con il film Inception, il quale riprende parte degli elementi visti anche qui. E per questo spero ci sia un modo di tenerne traccia. Anche qui un plauso va al narrative designer, al character designer e in generale a tutti coloro che si sono occupati del setting e dei personaggi. Shape of Dreams è attualmente disponibile per PC, tramite Steam. Come ultima cosa vorrei ringraziare ancora Lizard Smoothie e Niawitz per avermi dato la possibilità di provare il loro gioco. Spero di poter collaborare ancora con voi in futuro e di potervi parlare anche della versione completa in un episodio dedicato nel mio format Repills. In descrizione vi lascio il link che vi porterà alla pagina Steam del gioco, così da poterlo aggiungere alla vostra wishlist. Mi raccomando, supportate gli sviluppatori. E voi invece cosa ne pensate? Vi ha incuriosito a tal punto da spingervi a provarlo? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. E con ciò il video si conclude qui. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace, iscriverti al canale, attivare la campanellina per essere sempre notificato o notificata sull'uscita di nuovi video e di condividerlo ai tuoi amici o ai tuoi cari. Inoltre, ti invito a passare anche dagli altri miei social per estendere gli orizzonti del canale. Trovi tutto quanto qui sotto in descrizione. Sono piccoli gesti che occupano poco tempo e che supportano il canale ed il progetto. Grazie. Detto ciò, dal vostro Pillola è tutto, ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.